Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megaticker qua davanti a me, di nuovo DualSense, due kit Extreme Rate, l'avevo promesso, l'avevo detto a molti di voi che me l'avevate chiesto nei commenti. Oggi andiamo a fare un assemblaggio multiplo di due bellissimi kit Extreme Rate, li conoscete già, da questa parte ci sono gli air trigger e bumper digitali, mentre in questa scatoletta ci sono 4 palette rimappabili con tanto di grip da poter sistemare sotto il controller DualSense. Prima di spostare un attimo il controller vi dico che appunto il montaggio, come avete letto, è fatto su BDM 030. L'ho già detto nei video, sappiate che i nuovi controller che sono BDM 040 al momento non possono montare il kit air trigger, bumper e trigger digitale, mentre invece il kit remap può essere montato sia sul BDM 030 che sul nuovo 040. Come riconoscerli? Beh, andate a vedere, magari vi lascio in alto a destra il link a uno dei video che ho già fatto, non mi dilungo troppo perché sarà già un bel video lungo. Ad ogni modo c'è modo di riconoscerli dall'etichetta, da una mollettina buttata qui dentro e magari semplicemente da questa immagine esplicativa che allego qua nel video mentre sto parlando. Spostiamo quindi un attimo il nostro DualSense, vi faccio vedere rapidamente cover. Extreme Rate fornisce colorazioni assolutamente identiche dei controller che andrete a modificare, vi fornisce i tastini che andrete a montare di sotto, le varie schedine elettroniche e di flat e gli strumentini, come avete visto, i cacciavitini e quant'altro per poter smontare il vostro controller. Da questa parte invece abbiamo, aprendo la scatoletta magica, i nostri accessorietti e le nostre cose, anche qua munite da spessori che poi vi andrò a far vedere a cosa servono, per andare a montare una schedina che nel caso specifico, oltre a rendere digitali bumper e trigger con questi tastini, rendono digitale anche quadrato, cerchio, croce direzionale e tutto quanto. In questo video andrò per ordine, vi dico che il primo kit in questa combo da montare è il kit degli air trigger, quindi lo mettiamo un attimo da parte, prendiamo il nostro controllerino e iniziamo a disassemblarlo. Se avete un po' di unghie, io adesso me le sono tagliate, le tenevo sempre per i video, ad ogni modo si riescono a inziccare qui dentro. Se invece non ce l'avete potete prendere qualcosa di sottile. Basta in realtà appunto buttarle dentro, tirare su la lamella. Io utilizzo questo accessorietto che avevo comprato, vedete, una lamina metallica, magari vi lascio il link giù in descrizione, viene bene per parecchie applicazioni. Avevo anche riparato dei cellulari, quindi scollamento di schermetti e quant'altro, è resistente, viene bene anche per questo tipo di lavori. Come vedete basta piegarlo leggermente, andare sotto, alzare, il gioco è fatto. Quindi prendiamo la nostra bella mascherina, la tiriamo su, la tiriamo verso di noi e stiamo attenti a non spaccare questi due cornini. A questo punto apriamo un attimo una delle confezioni perché mi serve questo strumentopolo per andare a togliere i bumper. In questa maniera si tira giù il trigger, si mette lo strumentopolo, si tira verso l'esterno e si mettono i tasti da parte. Prendiamo poi il nostro cacciavitino, una vite, due viti, tre viti, quattro viti, andiamo ad aprire il nostro controller. Una volta tolte tutte e quattro, prendiamo il controller, lo appoggiamo in questa maniera, dito che spinge a destra, ditina che invece tirano a sinistra, divarichiamo le plastiche, andiamo a sganciare i gancettini e dopo con l'altra mano ci aiutiamo in questa maniera per aprire il nostro bel controller. A questo punto questa scocca in questa applicazione non ci servirà più perché verrà sostituita da quella Extreme Rate, la mettiamo quindi già da parte e come prima operazione andiamo a rimuovere la nostra batteria per togliere di fatto corrente al controller e non rischiare di fare qualche cortocircuito toccando diversi pin. Un altro strumentino che vi consiglio di comprare se volete fare questi tipi di operazione, questa pinzetta, giù link in descrizione per un kit veramente poco costoso e molto valido. Teniamo il dito per non fare sganciare il microfono dallo sportellino che tiene la batteria e vado a sfilare, come vedete, il flat dalla scheda madre. Cacciavitino,
svitiamo la vite dello sportellino e lo andiamo a rimuovere perché per adesso non ci serve più. Togliamo subito l'altro microfono, un flat di qui. Possiamo rimuovere, proprio levare del tutto i flat che provengono dai motorini degli air trigger, perché questi vengono poi sostituiti dalle schede nuove che andremo ad installare. Ad ogni modo teneteli, perché se vorrete tornare indietro un domani ce li avrete. E adesso con queste pinzette, molto delicatamente ragazzi, perché giusto ieri ho risposto a una persona che aveva strappato, danneggiato questa schedina, andate a rimuoverla in questo modo, piegatela magari leggermente indietro così non torna indietro, non vi dà fastidio. E a questo punto siamo pronti ad andare a svitare le due viti, una di qua e l'altra di qua, che tengono tutto attaccato alla scocca superiore. Tolte anche queste due viti, possiamo prendere il nostro controller. Come vedete la parte centrale eccola qua, la mettiamo un attimo qui davanti e adesso andiamo a operare nella sostituzione di questi gommini con quelli forniti dal kit per digitalizzare i tasti, appunto funzione, croce direzionale eccetera. Ci serve quindi questa bustina che forse non vedete bene. Ad ogni modo qua dentro ci sono due doppioni di questa membrana che va messa a destra dalla croce direzionale e recuperatevi poi questi 4 gommini che andranno messi qui al posto di questo nei tasti funzione. Dito sotto per sollevare leggermente il tastino in modo da agevolare l'operazione. Andiamo a inserirli in questa maniera ed una volta inseriti tutti e 4 possiamo andare a rimuovere la membrana della croce direzionale per andarla a sostituire con quella in dotazione da Xtreme Rate. Installandola in questa maniera, di fatto guardate i 4 puntini che si vanno a buttare nei buchini della membrana, e per quanto riguarda la scocca anteriore abbiamo già finito. In questa preparazione di questo controller votato all'FPS puro andiamo anche ad alleggerire il nostro controller togliendo di fatto questi due pesantissimi motorini della vibrazione del DualSense, di fatto andando a tagliare o dissaldare i nostri filetti dalla scheda madre. Dopodiché non dovremo far altro che andare ad applicare un po' di forza rotatoria in questa maniera, perché qua sotto c'è un blando biadesivo che poi magari per pulizia andremo anche a rimuovere. Sono quei biadesivi che a me piace arrotolarli e metterli sotto la scrivania, un po' come facevo con le caccole da bambino. Ad ogni modo questo è il primo motorino, e dall'altra parte o facendo forza rotatoria o anche, vedete qua spunta il motorino, io col pollicione tengo qua, lo vado a spingere. Ecco lì che lui se n'è scappato da solo. Per vostra e mia curiosità voglio vedere quanto peso andiamo a risparmiare. Ragazzi, sono 51 grammi risparmiati sul peso complessivo del controller. Mettiamo anche questi da parte, puliamo il nostro banco megaticariano da lavoro e andiamo a questo punto a tagliare anche questi fili degli altri motorini che, avendo bumper e trigger, non ci serviranno più, e oltretutto se li lasciamo attaccati potrebbero generare delle vibrazioni e dei rumori sgraditi durante l'utilizzo del controller. Come avete visto, anche il tronchesino è un arnese che viene bene in queste modifiche, link come sempre in descrizione. Questi fili per adesso li mettiamo fuori dalle scatole, ma poi vi faccio vedere un attimo come isolarli e riporli nella vaschetta. Adesso dobbiamo andare a togliere la scheda originale dei contatti e quindi di nuovo cacciavitino alla mano svitiamo le 3 viti, e qui siamo nell'ambito appunto del BDM 030, perché il BDM 040 non ha più queste 3 viti, ma questo blocchetto è tutt'uno, non si capisce bene come andarlo a smontare e ad ogni modo è fatto diversamente e quindi non può alloggiare il kit in questione. Vi dico già che dopo, con il kit montato, di queste 3 viti dovrete utilizzarne solo 2, quindi non vi preoccupate se a operazione finita vi rimangono 2 viti di troppo. Svitiamo anche quelle dall'altro lato e una volta fatto questo andiamo a tirare su, vedete da qua sotto, questi sportellini che vengono via, e tra l'altro non ci serviranno più perché Xtreme Rate ne ha creati di nuovi per alloggiare i suoi contatti e quindi possiamo metterli da parte. Andiamo anche a rimuovere il martelletto,
questo qui, anch'esso non ci servirà. Facciamo la stessa cosa dalla parte sinistra e adesso dobbiamo andare a smontare i tasti, vedete, dei trigger. Prendiamo il nostro tronchesino o potete prendere le pinzette, insomma quello che vi viene meglio. Se usate il tronchesino non segnate il pernetto, lo andate a pizzicare leggermente e lo sfilate in questa maniera. A questo punto potete rimuovere il tasto L2, ripetete l'operazione dall'altro lato e una volta rimosso il pernetto togliamo anche di qua il tastino in questione R2. Adesso ragazzi possiamo operare veramente molto facilmente perché abbiamo la nostra scheda madre principale di fatto completamente sconnessa perché abbiamo tagliato tutti i fili dal nostro controller. Vi faccio vedere qui una conferma appunto del fatto che stiamo parlando di un controller BDM 030. La sigla identificatrice la trovate appunto sulla motherboard. Questo è l'altoparlantino, a volte si stacca, a volte no. Se si stacca poi vi faccio vedere come rimetterlo in posizione qui dentro. Per adesso lo mettiamo un attimo da parte, così come mettiamo da parte la scheda. E già che abbiamo tutto qua pulito in mano, andiamo subito ad isolare questi cavetti in modo che non ci rompano poi più le scatole. Io gli faccio un po' di giri in questa maniera in modo che già di per sé restino twistati insieme. Dopodiché vado a prendere nel kit fornito da Extreme Rate questi adesivetti che servono proprio, l'hanno messi apposta per andare a dare un ordine a questi cavi. Lo mettete così un po' in diagonale, lo rotolate verso l'alto fino ad arrivare così, vedete, sulla punta ed isolarli di fatto molto bene in questa maniera. Tutto speculare ragazzi, quello che fate a destra lo fate a sinistra, quello che fate a sinistra di fatto lo riportate poi a destra. Anche di qui vado a isolarmi i miei bei cavetti, dopodiché possiamo o già metterli in posizione. Questa qui è la posizione dove rompono meno le scatole, li potete, vedete, incastrare lì dentro e non pensarci più, oppure ragazzi questa operazione la fate dopo. Io sono dell'idea che meno roba abbiamo per le scatole meglio è. Non c'è più niente del controller ragazzi, questa scocchina di fatto tiene solo attaccato il contatto, il flettone principale. Prendiamo le pinzette, non andiamo a romperlo perché sarebbe un peccato, le inzicchiamo qua sotto ed estraiamo, vedete, la nostra scheda da questi due pigulli e da questa parte, andandola a staccare anche dai supportini, la andiamo di fatto a rimuovere. Cosa è rimasto ragazzi? La parte dei bumper e trigger che andiamo subito a rimuovere, togliendo questi gommini che non ci serviranno più, ovviamente da tutti e due i lati. E a questo punto possiamo, vedete, andare a togliere la nostra schedina, esteticamente identica a quella di Extreme Rate, ma che non riporta ovviamente gli switch digitali. Mettiamola da parte, andiamo a piegare leggermente, vedete, questo flat in modo che poi alloggerà, si predisporrà ad entrare nella scocca di plastica. Lo andiamo a inserire in questa maniera e poi il mio consiglio è quello di andare subito a inserire i due switch, questo e quest'altro, nell'alloggiamento del bumper e del trigger. Questo passaggio è un po' delicato, più che altro perché la scheda fa delle pieghe un po' astruse. Ad ogni modo vedete, la piegate in questo modo, la inziccate là dentro. Questo flettino, vedete, di fatto deve uscire dal lato. Prendete le vostre pinzettine, andate a schiacciare dentro delicatamente facendo forza sullo switch e non sulla scheda che è molto delicata. Una volta posizionato, magari qui davanti potete andare a piegare quella linguetta, non so se si vede. Ed una volta posizionata da questa parte andiamo a ripetere l'operazione dall'altra. Quindi prendiamo il nostro flat, lo pieghiamo in modo da farlo entrare in questa scanalatura, lo pieghiamo di qui
lo buttiamo qua dentro, ecco qua, pronto a essere sistemato con le nostre pinzette all'interno della sua sede. E qua, come vi dicevo, se volete piegate leggermente, intanto nella parte finale non ha dei contatti elettrici, in modo da bloccare bene tutto all'interno della scocca. Fatto questo, ragazzi, possiamo andare a bloccare. Vedete, qui c'è un pigullino, lo pieghiamo, lo andiamo a buttare dentro alla sede, che non so se vedete, qua c'è una piccola sede. Fissiamo la scheda, vedete qui dove ci sono questi piccoli spunzoncini. Adesso io ho coperto con la mano, ma ad ogni modo i punti di fissaggio sono questo, questo, questo e questo. Anche di qua ovviamente c'è la scheda da portare, vedete, sotto per bloccarla nella parte superiore. Vado a schiacciare qui, vado a schiacciare tutti gli altri punti di ancoraggio. Sentirete proprio fare un click quando la scheda passa al di sotto della plastichetta e si fissa sulla vostra scocca. Ragazzi, a questo punto non scordiamoci un passaggio basilare importantissimo, perché col montaggio di due kit va assolutamente rimosso questo, vedete, questo neoprene di fabbrica, lo andiamo a togliere senza paura, non ci servirà più, e andando a prendere questo, vedete, doppio neoprencino, ce ne servirà solo uno, lo andiamo a staccare, ha uno spessore leggermente diverso, parliamo di millimetri o di micron, non lo so, ad ogni modo va installato in questa sede al posto dell'altro per permettere alle schede di fare contatto tra di loro una volta installate. Molto semplice andarlo a mettere, c'è la sede rettangolare, lo mettiamo dentro, prendiamo il nostro, vedete, flat e lo andiamo ad incastrare nei pigullini che vi dicevo prima, stando attenti perché queste schedine sono molto sottili e potrebbero rompersi se di fatto le tirate troppo. Perché vi dicevo di installare prima gli hard trigger? Ebbene, perché questa scheda ha priorità, quella del remap kit ci va installata sopra, cosa che non avremmo potuto fare invece al contrario. Fatto questo, ragazzi, riprendiamo un attimo in mano quello che era la vostra cassa. Vedete che ha un gommone e due contatti, lo giriamo in questo modo, quindi gommone alla mia sinistra, lo vado semplicemente a buttare qua dentro perché vedete i due contatti devono andare a toccare, questa è la maniera corretta poi per il montaggio, qui a destra i contatti della scheda madre. Rigiro tutto, vado ad attaccare la scheda lì, prendo un po' di scotch e la vado a fissare in modo da non avere continui distaccamenti dalla parte superiore con quella inferiore. E adesso un passaggio che potete fare in realtà in qualsiasi momento del video e del montaggio, ma io lo vado a fare adesso perché sennò poi mi capita di scordarmi. Ragazzi, questi quadratini anch'essi vanno installati quando unite i due kit insieme, remap kit più air trigger. Dove li mettiamo? Beh, nei quattro angoli della scheda madre, e avendo tutto bello scoperto adesso vedete che l'installazione è veramente banale. E una volta installato, vedete anche l'ultimo, di fatto si presentano così: 4, 1, 2, 3 e 4 nei lati della scheda madre. Ok, ragazzi, giriamo il nostro controller, adesso ci possiamo concentrare sul montaggio di tutto l'ambaradan trigger e bumper. Xtreme ci fornisce questi sportellini sagomati differenti da quelli originali perché questi alloggiano gli switch dei trigger. Come vedete, da una parte c'è scritto R, right, destra, e quindi lo giriamo in questa maniera con la parte stondata qui a destra e ci andiamo a infilare il nostro switch inserendolo nella piega lì a destra, schiacciandolo poi a sinistra, e di fatto ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Il montaggio è questo, resta tutto fisso lì dentro. Prendo poi quello con scritto L, lo giro di nuovo con la parte stondata stavolta a sinistra e vado a incastrare il nostro switch da una parte e dopo dall'altra. A questo punto, ragazzi, abbiamo fissato gli switch agli sportellini nuovi per non farli scappare. Altra bustina che è doppia come fornitura, quindi avrete sempre pezzi di ricambio se li andate a perdere. Ad ogni modo, questi sono due gommini, io non so se in telecamera lo vedete, c'è scritto da una parte L, dall'altra R. Se qualcuno è cieco come me, vi consiglio di prenderlo, guardarlo in controluce e vedrete la letterina giusta. Questo
che ha scritto L, vedete qui che da una parte è fessurato, lo prendete con la fessura che guarda voi e lo andate a installare sopra il vostro bello switch del trigger. Fate la stessa cosa dall'altra parte, fessurina, vedete, l'aprite un po' così almeno capite bene da che parte è, verso di voi la fessurina l'andate a inziccare sopra il vostro switch di destra. Ancora un passaggino e poi di fatto abbiamo quasi concluso. Questi piccoli pezzettini di plastica, qua il tronchesino ci vuole assolutamente, vanno separati in questa maniera. Vedete qui stiamo parlando veramente di un rettangolino, di un quadratino piccolissimo che andrà infilato in quella fessurina che vi facevo vedere prima tra il tastino dello switch ed il gommino sovrastante. Vedete, entra alla perfezione. Con le pinzette mettetelo proprio a filo, sarà lui poi, una volta che schiacciato il tastino, andrà ad azionare lo switch. Mi rendo conto che sembra tutto un po' macchinoso, ma il risultato finale veramente è eccezionale, quindi ragazzi ne vale assolutamente la spesa. Lo infilo anch'esso, vedete qui nella fessurina, fate sempre caso che il gommino sia ben alloggiato sopra allo switch. A questo punto andiamo a prendere, questa è la parte che vabbè adesso è girata a destra, ma poi col controller dritto sarà il left, quindi di fatto andiamo a prendere l'L2, lo andiamo ad agganciare in questa maniera, vedete si incastra tutto alla perfezione e i due buchini combaciano, lasciando quindi lo spazio per rimontare il pernetto che lo teneva ancorato alla parte di plastica. Una volta messo dentro, vedete che è fisso, prendiamo il nostro bel supportino preparato a dovere e lo andiamo, vedete qui c'è la parte che va a sovrastare il perno, cercate di beccarlo alla prima. Ad ogni modo eccolo qua, si è incastrato lì davanti, qua non dovremo far altro che di fatto schiacciare. Vedete che qua si è leggermente spostato il gommino, nessuna paura, prendo le mie amate pinzette e me lo vado a riposizionare nella parte giusta, ovviamente facendo poi un test che il tutto si schiacci per benino. Bene, visto che tutto funziona, io vi consiglio di andare subito a fissare il vostro supportino. Come vi dicevo, adesso dovrete montare solo due viti, una è qua e l'altra è qua davanti. Eccola qui. Non c'è più, come vi dicevo, la terza vite. Fatto questo, stretto tutto bene, ma senza forzare troppo perché siamo sulla plastica, quindi rischiate veramente di sfondare le filettature. Andiamo a ripetere l'operazione nell'R2, quindi lo giriamo in questo modo. Fate attenzione che non venga via questa molletta, se viene via non è un problema, la ripotete mettere dentro. Vi faccio vedere, anzi qui c'è un piccolo gancetto, va incastrata la molletta in questa parte, qua dentro c'è un cerchietto, ci mettete la parte principale e questo pian piano lo riportate giù in modo che resti dietro e tesa con quest'altro pernetto. Ad ogni modo il mio consiglio è, se vi se ne stacca una, guardate com'è installata l'altra e reinstallate tutto senza paura. Vi dicevo, tastino, lo rivado a mettere dentro, lo posiziono, eccolo qui, e una volta posizionato gli vado a mettere il suo bel pernetto di tenuta. Anche da questa parte andiamo a ribaltare lo sportellino. Visto che l'accoppiamento tra questa gomma e il tastone è veramente millimetrico, vi consiglio di tenere leggermente in tensione verso l'alto il tastino, così che il gommino si posizioni all'interno, vedete, senza fare nessun forza che poi lo va a spostare. Ad ogni modo, se si sposta come prima non c'è problema, lo andate a riposizionare. Se invece, come in questo caso, era posizionato già bene, fate solo il test che il tutto clicchi a dovere e poi potrete andare a installare le due viti. Bene ragazzi, abbiamo fissato anche qui con le due viti, una 2, una 2. Possiamo a questo punto, guardate che belli che sono questi switch digitali da questa parte, io vi consiglio di piegare leggermente, vedete qua che ci sono i flat in mezzo, Extreme mette addirittura del nastro adesivo per tenerlo fermo. Secondo me non serve tanto, basta un attimo piegarli, sagomarli in modo che non restino poi in mezzo alle scatole una volta che andremo a rimontare il controller. Ad ogni modo, se volete
volete, vi sentite più sicuri, potete mettere un nastrino, vedete, che li tiene fermi, un po' di nastro adesivo. Lì sono assolutamente scelte personali. Vado a rimuovere il mio bello scotch, perché adesso poi, una volta installato dentro la parte, eccola qua che è tornata, superiore, dovrò andare a mettere il flat del Remap Kit. Lo tengo in questa maniera, sposto leggermente, vedete, il flat del microfono che non mi resti là sotto, vado a cercare l'incastro perfetto e una volta riuscito, ragazzi, vado a controllare il corretto funzionamento dei miei tasti digitali e della mia croce digitale. Controllato quello, prendiamo le nostre due vitine e andiamo a fissare la parte centrale sulla scocca superiore, vitina di qui, vitina da questa parte, e una volta fatto questo, ragazzi, possiamo andare nuovamente a togliere la motherboard. Guardate, senza fili di mezzo come si lavora bene. Prendiamo il nostro kit, eccolo qua, Remap. Apriamo la bustina e andiamo a togliere i pezzi che ci servono. Questo è quello che serve per mappare L3 ed R3. Ve l'avevo già fatto vedere in un video. Di fatto va saldato in questa maniera. Dovrete andare a saldare qua L3 e da questa parte l'R3 sul contattino, vedete che c'è qua sotto. Eccolo qua. Per farlo si mette così, si infissa con un po' di scotch, due punti di saldatura, uno qua e uno qui, e il gioco di fatto è a posto. Quello che dico sempre, questo, se non vi serve L3 ed R3 da mappare nei tasti sotto, potete evitarlo di installare. In questa applicazione non lo installerò perché non serve. Il mio consiglio è anche quello che, se di fatto sapete già che non vi serve questo tipo di mappatura, perché andare a saldare su una piastra madre originali? Io vi eviterei la fatica. Quello che invece dovete assolutamente ovviamente fare è prendere il vostro flettone del BDM 030, girarlo con gli adesivi verso l'alto e andarlo ad installare delicatamente, anche lui, vedete, sopra il flat degli air trigger. Vedete come si mettono bene i gemellini uno sopra l'altro? Ok, portiamo avanti questo che non rompa le scatole, fate bene attenzione che sia tutto incastrato lì. In alcuni kit vi trovate questo adesivo, in altri non c'è, non vi frega niente, non è un problema se c'è o non c'è. Ad ogni modo, se c'è, togliete pure la carta. Per l'ennesima volta controllate che sia posizionato bene e dopodiché andate a posizionare la vostra scheda, sempre facendo attenzione di non pizzicare, vedete, il flat del microfono. Lo vado, eccolo qua, a schiacciare per bene e a questo punto mi vado ad aiutare proprio per fissare il tutto con subito l'installazione del flat qui. Eccolo qui, il primo microfono messo. Tengo tutto fermo ed installo anche il flettone, quello principale, il più importante di tutti, all'interno del suo supporto. E come sempre vi dico, ragazzi, mi raccomando, dovete installarli bene questi flat, perché mi fate 80 domande e 79 poi dipendono dall'installazione di questi flat. Devono andare fino in fondo ed essere dritti. A questo punto prendiamo il nostro sportellino con microfonino e vitina, l'andate a mettere come vedete qui e un'ulteriore vite che va ulteriormente a fissare il tutto, rendendo un tutt'uno appunto il nostro controller parte superiore, parte posteriore. Non ci scordiamo di mettere dito sopra il gommino, pinzetta alla mano. Vado a inziccare dentro, in un attimo vedete il flat si infila veramente benissimo, così che tutti e due i microfoni saranno installati. Batteria del controller, la andiamo questa volta per forza di cose ad installare, la giriamo, mettiamo i cavetti bene alloggiati sotto il suo supportino e adesso andiamo a levare l'altro adesivone, guardatelo qui che bello, e andiamo a mettere il flat
appoggiato sulla batteria. Questo è il contatto che adesso a noi non servirà, ma se avrete fatto l'operazione appunto di saldatura gli andrà riportato in questa maniera, vedete, lo piegate in questa maniera e poi inziccato dentro il contatto di L3 ed R3. Bene ragazzi, possiamo mettere da parte questo tutt'uno e andare a preparare di fatto la scocca e la parte finale del controller. In questa configurazione abbiamo 4 tastini, la scocca bellissima, colore originale Sony con tanto, vedete, di grip che a me piace un botto. E come prima cosa andiamo a prendere il nostro sportellino e lo andiamo a installare nella parte posteriore. Abbiamo 4 buchini, per cui apriamo il sacchettino con le vitine. Se avete un raccoglitore fate meno casino di me, perché io adesso lo faccio per farlo vedere qua in telecamera, ma di solito lavoro su un tappetino di gomma. Ad ogni modo le viti da prendere sono queste con la testa piuttosto grossa. Tengo fisso tutto con 2 dita, vado a mettere la mia prima vite e questa volta col cacciavitino arancione, che lo preferisco, la vado ad avvitare. Facciamo la stessa cosa per tutte e 4 le viti. Stringete bene, ma qua davvero fate molta attenzione perché questi supportini sono un po' delicati. E una volta fissato il coperchietto cerchiamo le palette, queste qua lunghe, K1 quindi a sinistra, K2 da questa parte. Prendiamo il nostro pernetto, lo mettiamo dentro il forellino, vedete che trovate da questa parte, la giriamo, la mettiamo in posizione e non dovremo far altro che andarla ad incastrare in questa maniera. Eccola qua la nostra paletta, che poi verrà tenuta in posizione dalla scheda elettronica che ci monteremo sopra a fine montaggio. Cliccata anche da questa parte, prendiamo il nostro sportellino, siamo veramente nelle fasi finali, sportellino che va dotato, vedete, di vetrino per vedere lo stato del LED, si infila in questo modo, si spinge leggermente di lì, si gira e con l'unghietta bella, col ditino bello, va schiacciato in modo da fare andare fino in fondo lo sportellino su quei 2 piolini. Prendiamo le altre palette, K3 va da questa parte, lo mettiamo dentro di lì, mettiamo il K4 analogamente da questa, appoggiamo tutto se no scappano. Tastino, quello del remap, vedete, ha un piccolo pernetto, va a sinistra, ad ogni modo c'è la sagoma che lo identifica all'interno dello sportellino. Cosa dobbiamo fare adesso? Prendere il nostro controller, girarlo in questa maniera, prendere il nostro sportellino e far passare, vedete, in questo buco il nostro flettino. Ok, abbiamo il nostro flat, prendiamo la scheda con i 4 tastini e qua andiamo ad aprire l'archetto in questa maniera, vedete, per inserire il contatto principale. Lo inseriamo, anche qui ragazzi, fino in fondo, bello dritto, tenetelo leggermente in pressione così non vi sbagliate e poi andate a richiuderci sopra il vostro archetto in questa maniera. Girate il controller, sollevate il tutto, andate a mettere la vostra schedina, eccola qua appoggiata e fate un primo test. Clicca e clicca. Se tutto va bene, spero di sì, prendete le vitine, quelle con la testa microscopica. A me sinceramente non piacciono per nulla, avrei preferito un altro tipo di viti, sono veramente fastidiose sia da vedere che da montare, ma ad ogni modo una volta azzeccata, eccola qua la posizione, si vanno a richiudere. State attenti perché la testa, essendo così piccola, si sfascia, che è un piacere, quindi fate una decisa pressione, girate piano, cercate di non fare scivolare la testa del cacciavite sopra la vite perché sennò spannate tutto. Una volta fissata la prima potete rilasciare il tutto, prendere la vostra vitina, andare a fissarla più facilmente di prima sull'altro supportino e per facilitare le cose ragazzi andiamo un attimo subito a bloccare, vedete, le 2 sclocche una sull'altra, chiudiamo di qui, chiudiamo di lì, chiudiamo qua davanti, chiudiamo qua davanti. Come vi dicevo, adesso potete lavorare meglio su queste, mannaggia loro,
vitine che sono veramente brutte, piccole e male imbelinate, e con molta pazienza e calma le avvitate fino in fondo. Vi ricordo che più le stringete o più le lasciate lasche, più cambia il feedback di pressione di questo tasto. Questi due tasti, ragazzi, vi dico già, sono venuti benissimo, mi stanno restituendo un feedback identico, a volte il sinistro e il destro hanno dei feedback leggermente diversi. Si tratta di piccole tolleranze, non c'è nulla da fare, potete giocare un po', appunto, su avvitare un po' meno, un po' di più queste viti per avere riportato lo stesso feedback. Qui è veramente eccezionale, sono molto contento. Adesso, ragazzi, non ci resta che montare, vedete, lo sportellino con i tastini che, come vedete, cadono ogni 3 secondi, e quindi qua lascio a voi la scelta se andarli a fissare con un po' di scotch o se invece andarvi a divertire cercando di installarli, tenendoli un po' alla bene meglio e cercando di non farli cadere. Ad ogni modo, quello che dovrete fare è andare a fissare la parte, vedete qua, dal vetrino, quindi la parte superiore, prima in questi due gancetti. Io lo vado a fare tenendoli girati verso il basso in modo che non mi rompano le scatole e saltino via. Una volta fissati, ovviamente qua è venuto, si è spostato leggermente quello, ok, vedete che con le dita l'ho premuto verso il basso, ho schiacciato ed ecco qua il tutto montato. Faccio un attimo un test e i tasti cliccano alla perfezione. Rimettiamo le 4 viti, 1, 2, 3 e 4. Piccola accortezza, tenete ben schiacciate le due parti del controller in modo da avere la minor fessurazione possibile tra le parti, appunto, di plastica. Stringete bene e se avete premuto bene qua non avrete la benché minima fessurazione. Qualcuno mi ha detto invece che a lui capitava, ma ripeto, secondo me se tenete belle premute le plastiche insieme, come vedete la fessurazione è quella assolutamente di origine. Stessa cosa per le corna, prendete, schiacciate bene, tenete unite il tutto e avvitate, e una volta avvitato tutto prendete i vostri tastoni, li andate a risistemare in questa maniera, 1, R2 di qui, ok, fate anche qua un test di click, tutto a posto, e a questo punto andiamo a mettere la nostra mascherina nel suo posto, che può essere a volte un po' fastidioso, ma adesso è venuto bene. La vado ad alzare dietro, vado a incastrare le corna, eccole qui, e vado a incastrare anche la parte centrale. Ragazzi, controller alleggerito, digitale da tutte le parti e con 4 bei tastoni digitali nella parte inferiore. Controller finito, 237 grammi, sarebbero stati 287 con i motorini. Visto che il video è molto lungo non vi faccio vedere, ma vi spiego velocissimamente come si memorizzano i tasti qua sotto. Se avete dei dubbi andate in qualsiasi altro mio video di montaggio del Rise Remap e ve lo faccio vedere invece dal vivo. Dovrete accendere il controller, tenere premuto il tasto di modalità remap, si accende una luce qui, schiacciate la paletta e il tasto che volete associare insieme, la luce lampeggia, dopodiché schiacciate il tasto per uscire dalla modalità remap e il gioco sarà fatto. Se avete dei dubbi, ripeto, andate alla fine di un video mio che ho già fatto e vedete proprio in action questa funzione, ma ripeto è molto semplice. L'importante, e questo è un altro errore che fate spesso in tanti, è ricordarvi di uscire dalla modalità remap. Ci entrate, tasto premuto, luce rossa, impostate i tasti e poi dovete uscire, quindi ritenete premuto fino che sparisce la luce rossa. Ragazzi, mi dispiace la lungaggine, ma era essenziale farlo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, registratevi al canale, accendete la campanella, se vi volete abbonare poi sono felice come a Pasqua. Noi ci vediamo alla prossima. Questo è il controller che uno di voi ragazzi mi ha chiesto ed è venuto super bene. Ancora un salutone, qua è Megaticker e ciao!